Oggi prepariamo 3 dolcetti facili con le banane. Iniziamo dalla prima ricetta, per cui prendiamo 2 banane, questa è per 4 persone, 2 banane per 4 persone perché la banana comunque è ricca di zuccheri, quindi se vogliamo fare un po' attenzione a limitarne il consumo, ne possiamo mangiare metà. Diciamo che una banana più o meno ha 14 grammi di zuccheri, quindi se ne mangiamo metà possiamo ritenerci tranquilli. Quindi le ho precedentemente lavate bene perché andiamo a tagliarle, la tagliamo a metà, dopodiché incidiamo così senza arrivare fino alla fine per poterci inserire poi l'ingrediente wow. Questa ricetta veniva fatta spesso nei campi scout, no? In mezzo alla brace, diciamo che io l'ho conosciuta così, cotta in mezzo alla brace, oggi la mettiamo al forno per praticità. Quindi semplicemente andiamo a inserire dei quadretti di cioccolata fondente, la mia è all'85, ma insomma potete metterla anche un po' meno, li infiliamo belli dentro in tutte le banane che abbiamo preparato. Allora, la banana poi in realtà per quel che riguarda gli zuccheri, a seconda del grado di maturazione ne ha più o meno. Quando è verdina in realtà è anche amido resistente, quindi hanno un impatto molto minore. Quando è come questa che sto utilizzando io è una via diciamo media, quindi sì, li ha ma ancora non tantissimi. Quando diventa bella matura, maculata, allora lì è proprio zuccherina zuccherina, quindi si trasforma perché abbiamo inserito i nostri cioccolatini. Poi possiamo fare come un piccolo cartoccio in cui le mettiamo, così magari evitiamo che il cioccolato si sparga ovunque, e le mettiamo poi in forno a 180 gradi per 10 minuti, un quarto d'ora, insomma controllatele. È normale che la buccia diventerà nera, quindi non vi preoccupate. E la cosa carina è che poi si mangiano col cucchiaio, si ammorbidisce la polpa, si scuoglia il cioccolato e sono buonissime. Per abbassare il picco glicemico, una volta cotte, possiamo cospargerci sopra o un po' di crema di nocciola o della granella di nocciola, pistacchio, o comunque se le mangiamo dopo un pasto, dopo pranzo o dopo cena, non dovrebbero comportare un grosso picco glicemico. Vado a metterle in forno. Eccole qui, le ho sfornate, ho messo sopra un po' di granella di nocciola, un po' di granella di pistacchio. Allora, guardate, vi faccio vedere, la buccia diventa nera, è normale ovviamente in cottura, vanno lasciate raffreddare un pochino perché altrimenti se uno le prende in mano fa una brutta fine. Quando si sono intiepidite si possono mangiare direttamente dal cartoccio con un cucchiaino. La banana diventa cremosa, c'è il cioccolato squagliato, il croccante delle nocciole. È un dolce velocissimo, quindi se avete poco tempo o non avete niente in casa, sono curiosa di assaggiare la versione al pistacchio. La granella di nocciole ci sta benissimo. Prendiamo la granellina di pistacchio. Questa è un po' più caldina, non so perché. Buona, però preferisco la nocciola. Passiamo alla prossima ricetta, sempre con la banana. E quando le banane stanno diventando troppo mature ho preso l'abitudine di surgelarle per mangiare direttamente così. Sembrano un gelatino alla banana e sono buonissime. Altrimenti andiamo a prepararle in una maniera un po' più golosa. Abbiamo due alternative. Una è quella che ci vede mettere sopra un mix di crema di nocciola e di anacardi senza zuccheri ovviamente, quindi andiamo a immergerla nel cioccolato, dopodiché la posizioniamo su una carta forno e immediatamente ci andiamo a mettere sopra, qui ci mettiamo granella di nocciole. Poi dopo le rimetteremo in surgelatore. In realtà col fatto che sono surgelate si rapprende quasi subito, quindi quando uno le ha finito di fare le potrebbe già anche mangiare, ma per conservarle poi le andiamo a mettere in surgelatore. Altrimenti l'altra modalità, le tuffo direttamente nel cioccolato e le vado a posare e guarnisco subito. E bastano anche 2-3 pezzetti che sono neanche un quarto di banana, quindi a livello di zuccheri ce ne sono veramente veramente pochi. È un dolcetto che ci possiamo concedere in tutta serenità. Sono una gran golosa e quindi ho trovato il modo di diciamo soddisfare la voglia di dolce in modo sano, senza sensi di colpa per la mia salute. Limitare lo zucchero fa bene a tutti, quindi comunque sono consigli che penso possano essere utili un po' a tutti, al di là delle condizioni di salute. Allora, ne faccio qualcun'altra con la crema perché è buonissima.
Eccoli qui, dopo averli preparati li ho rimessi un'altra mezz'oretta in freezer e sono pronti, buoni da gustare. Credetemi sulla parola perché ho fatto troppi assaggi oggi, altro che picco glicemico, ho una pancia che è gonfissima. Vabbè, do l'ultimo morso, ma mi sacrifico, un grande sacrificio. Mmm, mmm, me lo mangio tutto, sono buonissime. Mmm, dovete provarle. Ho preso pure quella con la crema di nocciola. Ma provate. Passiamo all'ultima ricetta. Questa è l'ultima versione che vi propongo, è semplicissima. Questa spesso mia figlia la usa come merenda o colazione. Per completarla, in genere, che ne so, ci mettiamo vicino anche 2-3 cucchiai di yogurt greco per, diciamo, dare un po' più di proteine. E adesso vi faccio vedere le due versioni, quindi o possiamo prendere direttamente mezza banana e ci andiamo a mettere sopra un po' di crema di nocciola, cola un po' così alla buona, coliamo sopra e poi possiamo continuare con un po' di granella o di nocciole o di pistacchio o di quello che volete, lamelle di mandorle, o anche ci stanno benissimo gli anacardi tostati, e veramente sono buoni. Eccole qui, ci vogliono davvero 3 minuti e la merenda è pronta. Possiamo accompagnarla appunto con lo yogurt greco e abbiamo uno spuntino completo e saziante. Buonissimo. Abbiamo visto tutte le nostre 3 versioni. Fatemi sapere quella che vi attira di più, quella che vi ispira e quella che proverete, e quando l'avete provata fateci sapere se vi è piaciuta. Un saluto e alla prossima!